Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, oggi Fabri, una delle nostre score preferite. Yes. 1989. Anno d'oro. Ci sono state tante cose interessanti, anche insomma nel mondo, ma ovviamente noi ci occupiamo solo dei film. Il primo film di Batman, in assoluto? Sì, sembra di sì, ma forse no. Sì, perché in realtà tutti ricordiamo la serie degli anni 60, quella anche un po' ridicola con Batman con la pancetta. In calzamaglia. Il commissario che non capiva mai un tubo. Cioè, ecco, lo ricordiamo tutti. Il commissario cerebrolese. Ti ricordi che ti danno i punti a Kapov, Push, Bov? Ti ricordi? Ecco. Da quella serie era stato tratto un film nel 66, vado a naso, vado a memoria, dove Batman si liberava dello squalo con lo spray antisqualo, con il repellente per squali, perché tutti andiamo in giro con il repellente per squali, e anche Batman io ce l'ho. A Milano soprattutto, scusa, ma non puoi andare in giro senza. Bene, ok, quindi diciamo seriamente che quel film insomma non era esattamente un capolavoro, ma è stato capolavoro quello di Tim Burton con un Danny Elfman molto giovane, su cui si erano addensate un po' di nubi e perplessità. Certo, perché loro, allora è vero che loro venivano dal grande successo di Beetlejuice dell'anno primo, tra l'altro sempre con Michael Keaton, Burton e Elfman, però era un film più grottesco, molto più buttato sulla commedia se vogliamo, e quindi ci si chiedeva a Hollywood, va bene, ma questo ragazzo, perché ai tempi era poco più che un ragazzo, ce la farà portare avanti e in porto un progetto così ambizioso? Ce l'ha fatta. Siamo spoiler, ce l'ha fatta? Il nostro razzo, il Golden Boy, era un cantante rock di un gruppo a Los Angeles. Reddish Boy, esatto, che aveva i capelli rossi. Il gruppo degli Oingo Boingo. Il nome solo il nome fa ridere, va bene. Però Tim Burton riuscì ad avere tanta soddisfazione dalla colonna sonora di Elfman, che ha una particolarità. Elfman camminava nel set, e questa è la prima curiosità, quella bella, poetica. Elfman cammina nel set di Pinewood Studios con, tra l'altro, la scenografia che vinse il premio Oscar. L'Oscar alla scenografia, certo. Fighissima, evocativa, dove lui ovviamente trasse il tono, il tone of the movie, tutto il sistema, l'inquadramento, ma gli mancava il core, il tema, sai che è una cosa da poco, ecco. E secondo te qual è il luogo migliore così per farsi venire l'idea del tema? Ovviamente il suo studio di registrazione, no? No. Acquissimo. Allora, dal suo commercialista? No, quello, anche se il commercialista probabilmente fu contento dei risultati. No, sull'aereo, un bel 747 Londra-Los Angeles, dove il nostro ebbe l'idea, e però per registrare su un portatile, non è che c'era ovviamente l'iPhone con i memo vocali, no, se per registrare su un portatilino l'idea, lui si chiuse in bagno. Altrimenti sarebbe sembrato un pazzo per gli altri passeggeri. Certo, ma non solo per gli altri passeggeri, anche per le hostess dell'aereo che continuavano a preoccuparsi, perché lui faceva avanti e indietro col bagno e questo qua non sta bene, e lui dice: io rimanevo 5, 6, 10 minuti dentro ripetutamente, uscivo, rientravo, le hostess erano preoccupate. Però benedetto fu il volo, perché ci ha regalato un Elfman in stato di grazia. E da notare anche l'incredibile strumentazione gigantesca, 5 flauti, 8 tromboni, 6 trombe, cioè, ragazzi, una lista di percussioni che sembra l'elenco del telefono, e di cui abbiamo parlato in un video apposta che vi linkiamo qua sopra, per cui andatevelo a vedere. Noi abbiamo estrapolato anche un frammento della sua colonna sonora particolarmente interessante. Il pezzo si chiama Descent into Mystery, quindi discesa nel mistero, e notiamo anche come gli stessi staccati di flauti insieme agli altri legni, questa dominanza dei legni, sposta la scena verso un mondo fantastico. L'arpeggio iniziale è vestito da un coro
che è immancabile per settare subito quel tono fantasy magico. Certo, con un testo in latino, anche maccheronico, il se latinese, vogliamo, il latinorum, ma comunque efficacissimo. E qui siamo nella scena in cui Kim Basinger viene salvata da Batman, lui la porta in salvo, la porta nella Batcaverna e lei lo guarda e ha il sospetto di conoscerlo, no? E quindi tutto il pezzo è giocato su questa bellissima ambivalenza tra il dubbio di lei e la di lui invece stentorea sicurezza nel portarlo dentro la Batcaverna, che è dettata subito dal movimento rapido, veloce. No, Batman è uno reattivo e uno dinamico, quindi subito Elfman ci proietta il dinamismo di con Batman. questi arpeggi velocissimi. Esatto. Poi vediamo nel dettaglio come li ha realizzati, ma anche con una struttura ritmica chiaramente identificabile di marcia. Pa, 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 pa. Questa marcia, che è ovviamente sicura, è la marcia di Batman verso il suo obiettivo, a cui si contrappone anche la legatura degli archi distesi questa volta, che rappresentano il lato femminile di lei. Quindi la marcia di Batman affidata agli staccati dei flauti, 5 ricordiamo, dei clarinetti, del basso che marca, delle volate della parte centrale degli archi e del coro, che anch'esso ha una ritmica molto cadenzata, pam, 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 pam. E di cui ricordiamo la scelta della lingua, il latinorum, come dici tu giustamente, probabilmente anche per non avere un materiale che catturi troppo l'attenzione all'ascolto. E tra l'altro testo che è stato accreditato a Danny Elfman, il testo latino è accreditato a Danny Elfman. Cosa interessa a Danny Elfman? Interessano i fonemi, ovvero il suono delle parole. Non gli interessa la parola in sé, interessa che quel suono abbia un significato inserito nel contesto musicale e sonoro che stiamo ascoltando. Ma abbiamo anche una particolarità armonica. Sì, la particolarità è che, come capita quasi sempre nelle partiture della musica da film, non c'è indicata la tonalità. Anche se in un pezzo come questo è tutto fermamente e saldamente in re minore, non viene messo niente in chiave. Questo è, perché? Perché per abitudine, in realtà, nel senso, normalmente la ragione è che cambiando tante volte, magari in poche battute, la tonalità all'interno di un brano, si evita di dire ok, adesso in A maggiore, adesso in Do maggiore, adesso in Mi bemolle. Si toglie tutto e si mettono le alterazioni quando servono. Questa cosa è rimasta poi in realtà per abitudine. Io faccio che quando un pezzo è saldamente in una tonalità metto la cosa in chiave, se no, insomma. C'è anche una particolarità sugli arpeggi incrociati di violini, sì, che mi sembra molto carina. Sì, io do per scontato che il grosso dell'orchestrazione non l'abbia fatta lui, ma l'orchestratore. Bartek. Ecco, Bartek, che è un grandissimo professionista, quindi presumo che questa finezza sia più dell'orchestratore che non di Elfman. Però questo arpeggio che vediamo è diviso tra i primi e i secondi, e per rendere la cosa più omogenea e più vitale, anche meno meccanica, l'ultima nota che lasciano i violini primi è esattamente quella che prendono i violini secondi per partire con il loro arpeggio. Questa cosa prosegue, è una delle cose classiche che si usa nell'orchestrazione, quindi non è assolutamente novità, è uno dei grandi stilemi, utile proprio per questo genere di passaggi. Certo. Il coro, appunto, questo canto in latino, viene tolto giustamente quando lei dice praticamente l'unica battuta di questa scena, dice where are we going, dove andiamo? Quindi in quel momento naturalmente Elfman toglie il coro, e quindi questo coro, che è basato fondamentalmente su un pedale di tonica, viene appunto tolto per non gravare sull'unica frase di lei, e rientra naturalmente immediatamente dopo. Il pianoforte qui viene utilizzato come uno strumento percussivo, è uno strumento percussivo, è una percussione, e così viene utilizzato, ma spesso addirittura viene utilizzato in sostituzione del basso, quindi il basso dell'orchestra è la mano sinistra del pianoforte. E anche i clarinetti bassi hanno un suono che nell'amalgama dà una sorta di ariosità piccola nel suo staccato, un sospiro. Allora, no? Questa è una di quelle cose che piace a te, perché oggettivamente il mix finale del film, con l'aggiunta delle immagini, dei suoni, magari la parte del clarinetto si perde un po', ma se lo ascoltate nell'incisione, questa cosa che dici tu, questo fatto che i clarinetti bassi danno proprio il sospiro, la parte umana e anche misteriosa, viene fuori clamorosamente. Andiamo avanti, e
spingiamo sull'acceleratore. Ecco, qui spingiamo sull'acceleratore e casualmente quando spingiamo sull'acceleratore entrano tutti in crescendo. Entra il tutti e oltre al tutti entra il tema. Certo. Allora, innanzitutto qui una cosa molto importante, vedi? Lui schiaccia con l'acceleratore, la macchina va più veloce, c'è un crescendo ma non c'è un accelerando. Quello sarebbe Mickey Mousing. Esatto. Ecco, assolutamente no, non è quello che ci interessa. C'è un'accelerazione della nostra emozione. Esattamente. Dopodiché entra il tema che è preso dal tema che abbiamo già sentito proprio nell'introduzione. E che è preso dal volo Londra-Los Angeles su 747 dal volo Londra, poi dalla toilet sì, poi lo sappiamo, ci sono anche pezzi di musica classica, anche lirica, insomma, che ricordano vagamente l'Incipit, ma insomma va bene, insomma, ci sta benissimo. È un tema insomma. Così semplice che non può andare a incrociare ovviamente altre cose. Assolutamente, diciamo, è fondamentalmente lo stesso tema. All'inizio del film è in Si minore, qui siamo in Re minore, la scansione ritmica è diversa, ma il rapporto fra le note è lo stesso. È lo stesso. Danny Elfman cercava un tema glorioso che rimanesse in testa nelle persone, quindi semplice ma aperto a una complessità anche arrangiativa, no? E di sviluppo, e lui l'ha centrato in pieno. Sì, guarda, qui allora tutto il pezzo è basato su questa dinamica. Il dubbio di lei che lo guarda e dice ma io sto qua lo conosco, ma dove l'ho già visto? La granitica sicurezza di lui che invece guarda solo la strada, e le due volte che lei fa lo sguardo del dubbio, sia la prima che la seconda volta, la strumentazione viene molto ridotta, viene alleggerita, vengono tolti addirittura quasi sempre i bassi, e in questa maniera si dà un suono più femminile, diciamo più così, chiaro, no? Più chiaro, più acuto, quindi più femminile. E in entrambi i casi in cui invece viene inquadrato lui dopo il dubbio di lei, entrano il tutti. Nella prima parte entrano gli arpeggi velocissimi dei primi violini, nella seconda parte invece entrano tutti i bassi. Esatto, al dubbio di lei si contrappone la sicurezza di lui, e il dubbio di lei, espresso come già hai accennato con la femminilità dei violini in un range più alto, quindi contrapposto alla solidità in basso del Batman, e violini che hanno però sotto in un sync meraviglioso con il suo sguardo, e ragazzi che sguardi, il dubbio che è anche sottolineato dalla dissonanza. Certo, la dissonanza è dubbio, no? È qualcosa di contrario alla certezza, quando invece c'è lui c'è la certezza. È bellissimo. Questa salita, questi accordi che già ti lasciano un'aspettativa che viene subito contraddetta da questa seconda fantastica, che col ritmo in 4 di Batman riscende verso la sicurezza del supereroe, verso la tonica, il re minore che ha rotto il muro nel momento in cui entrava nella Batcaverna, certo. Esattamente. Abbiamo la chiusura gloriosa col tema. Sì, con questo frammento, questa terzina che ci riporta naturalmente al parapapara, parapapam, pam pam, quella terzina di inizio tema che viene richiamata qua. E il temone su cosa poggia? Sul semitono. Re, mi, fa, si bemolle, la. Certo. Si bemolle, la. Perché l'abbiamo detto tante volte, la funzione del semitono. Semitono, e dove se non. E nel mistero di Batman. Che poi attenzione, troppo cromatismo sposta tanto l'attenzione verso una caratteristica di mistero molto elevata. Ma qui abbiamo l'eroismo di Batman. Quindi l'inizio, no, diatonico ma in minore, no? Re, mi, fa, il salto eroico, fa, si bemolle, no? È certo. Questo salto è il salto del Batman eroico, si bemolle, la, è questo intervallo invece che rinchiude il mistero intimo, segreto del Batman. Quindi la caratteristica della segretezza in questo semitono io la trovo poderosa, no? Lo è. Beh, Fabri, che bel viaggio questo giro, che soddisfazione. Direi un super viaggio. Però io prima di chiudere, la domanda che ci facciamo spesso in questi casi dove trovare la Batmobile? Beh, la Batmobile è l'antigena della Tesla, possiamo dirlo. Elon, se volessi farci il solito bonifico, grazie. No, la domanda che volevo farti è quella che abbiamo fatto molte altre volte riguardo altri compositori, cioè il salto, l'eroico,
Elfman questa cosa l'ha pensata? Ce l'aveva perché è un grande compositore, certe cose le fa istinto? O gli è andata di fortuna? O gli è andata di fortuna? No, era l'istinto. È tutto istinto Elfman. Sì, perché lui non ha una preparazione non ha nessuna educazione formale e appunto viene da dire chi se ne importa. Cioè, se il risultato è questo, veramente io chi credo se ne frega? che nel mondo vero, come può essere quello del anglosassone, nessuno si sia mai posto il problema se qualcuno ha un diploma di questo o di quello. Ma in generale, soprattutto in questo tipo di attività, se ce l'hai bene, ma il fatto che ce l'abbia non vuol dire assolutamente che tu sia capace, né che tu abbia talento, non vuol dire nulla. No, non è licenza di alcunché, l'unica licenza che ti viene data è quella di fare il meglio perché il produttore e il committente del tuo film sia contento, e credo che lo siano stati molto, molto, molto. Bene, se anche voi siete stati contenti di questa puntata, mettete un like, perché il like è l'equivalente dell'applauso, quindi se non vi è piaciuto, no, ma se vi è piaciuto il like, insomma, è buona educazione metterlo, dai. Ogni tanto un like ci può scappare. Ma sì, non andrete in rovina per questo. Ma neanche noi se non lo mettete. Ho fatto tutto il pippone per raccontargli l'importanza del like. Però poi in fondo a noi del like non ce ne importa proprio niente. Dai. Beh, detto questo, lasciate un commento e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.